Che c'è di buono? Fame, 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 fame. Come gestire gli attacchi di fame? Beh, preferirei parlare di cani. I cani di Pavlov salivavano ancora prima di vedere il pezzo di carne, ma quando sentivano i passi della persona che le avrebbe portato l'autopranzo. Una cosa analoga accade per noi umani quando sentiamo lo stimolo della fame. Ci sono alcuni luoghi, alcune situazioni e alcuni momenti della giornata che ci portano ad avere più fame di altri. Ve ne siete mai accorti? Alcuni luoghi e negozi, come ad esempio anche le vetrine delle pasticcerie o la pizzeria o il negozio sotto casa che ha una fragranza di vaniglia, ad esempio, può portarvi ad avere una sensazione di fame che poi vorrete saziare al primo bar dietro l'angolo. Stessa cosa per la casa di zia, nonna o della vostra cuginetta che magari c'ha i biscotti a vista proprio in sala da pranzo. O anche situazioni che ci portano ad avere del cibo davanti, come cucinare, fare la spesa oppure guardare la TV. Anche dei momenti della giornata come l'ora di pranzo o l'ora della merenda possono portarci ad avere quell'anguorino che sentiamo molto forte crescere in noi, quasi come il lato oscuro della forza. Anche quando siete per strada, le pubblicità di cibo possono in qualche modo influenzarvi su quello che poi farete dopo. Quindi, occhi aperti. È inutile dire che anche le emozioni negative, pure quelle positive, possono portarci ad avere una predilezione per alcuni cibi in grado di spegnere l'incendio dato da questi sentimenti. Ci sono anche alcune sensazioni fisiche che possono portarci a prediligere del cibo per lenire questo disagio. Mal di testa, mal di pancia, dolori mestruali o anche semplicemente sentirsi stanchi. Inutile dirvi che alcune sostanze come l'alcol o la cannabis possono portarvi ad avere una fame eccessiva. Ecco quindi alcuni consigli veloci per gestire la fame. Il primo consiglio che vi do è quello di mangiare con una tavola ben apparecchiata, perché alimentarsi in auto, in ufficio oppure in piedi non vi farà sentire sazi allo stesso modo di quando siete il vostro stesso ospite. Non lasciamo cibo in vista. Avere degli alimenti spesso proibiti davanti agli occhi in qualche modo ce li fa desiderare. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Come dice anche la canzone. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Vi capita molto spesso di non sentirvi soddisfatti al termine di un pasto? Beh, vi do un consiglio molto semplice. Lavatevi i denti. Provateci e poi fatemi sapere. Cerchiamo di raggirare gli attacchi di fame. Aspettare 2 o 3 minuti può essere utile, ma attenzione, se è tanto tempo che non state mangiando, probabilmente la fame vi sta dicendo qualcosa, e cioè che siete in riserva. Quindi il motore ha bisogno di energia per poter andare avanti. Non dimenticatelo. Se vi capita di avere fame continuamente, cercate di tenere un diario. Ci saranno sicuramente delle situazioni o dei comportamenti che vi portano ad avere fame durante tutta la giornata. Sarebbe meglio evitare i digiuni, altrimenti il corpo si incasina. Sempre per lo stesso motivo di prima, evitiamo i fuoripasto. Ricordatevi che la fame non è sempre cattiva e soprattutto, se state cercando di perdere peso, è anche un indice che il vostro corpo sta chiedendo quello che prima gli davate in grande quantità. Quindi la fame può essere buona o può essere cattiva, perché come dice anche Paperino, capito, no?